Era da un po' che non si parlava di power station e di impianti di energia rinnovabile portatili. Oggi ho il piacere di provare e presentarvi la nuovissima Allpowers R2500, una power station che insomma non è proprio piccolina, ma già comincia ad essere un peso medio. Ho iniziato a parlare di queste centrali circa un paio d'anni fa. Sono stato praticamente il primo in Italia e penso tra i primi in Europa a presentarle. Adesso ci sono tantissimi modelli, tantissime varianti. All'inizio io le seguivo più che altro sul mercato statunitense, in Europa non erano ancora arrivate, quindi vi posso dire che ne ho testate parecchie nel corso di questi 2 anni e agli inizi il grande limite era il costo proibitivo di acquisto. Quindi una centrale di questa capacità e con delle performance anche leggermente inferiori costava 2000 euro. Ad oggi i prezzi si sono praticamente dimezzati, o quantomeno Allpowers l'ha fatto. Quindi questa centrale costa poco meno di 1000 euro, quindi praticamente la metà, il che comincia a renderla più appetibile per un pubblico più ampio, considerando che comunque stiamo parlando di un impianto con dentro delle batterie litio-ferro-fosfato che dureranno per molti anni. Batterie ferro-fosfato vengono garantite fino a 3500 cicli di carica-scarica completa, per poi deteriorarsi fino all'85% della loro capacità, dopodiché possono andare ancora avanti per migliaia di cicli fino ad arrivare a un 60% e così via. Quindi sono impianti che in realtà non durano 10 anni, ma possono durare ben oltre, possono durare tanti anni. Sono batterie molto solide, batterie che vengono utilizzate per gli impianti fotovoltaici domestici e anche per le auto elettriche. Prima di andare a vedere proprio dettagliatamente cosa offre la centrale a livello proprio hardware, diciamo 2 cose sulle caratteristiche tecniche. Questa centrale si può ricaricare tramite pannelli fotovoltaici, l'ingresso massimo è di 1000 watt, quindi 1 kW, ed è un'ottima potenza di ricarica tramite pannello fotovoltaico. Può essere ricaricata ovviamente anche tramite la rete in modalità velocissima a 1500 watt, standard a 1000 watt o modalità più lenta a 650 watt. Cosa cambia? La differenza sostanziale è che cambia la rumorosità che la centrale emetterà con le sue ventole, più la potenza di ricarica sarà veloce e più le ventole gireranno. Quindi se volete una ricarica silenziosa, caricatela alla modalità più bassa. La capacità è di 2 kWh e la potenza nominale è di 2,5 kW. Onda sinusoidale pura, quindi abbiamo un ottimo inverter all'interno, abbiamo tutti i sistemi di protezione all'interno di questa centrale tramite il suo BMS, quindi in caso di cortocircuito o altri episodi che potrebbero succedere, quindi è una centrale molto sicura. E abbiamo anche la connettività wireless e Bluetooth con la sua applicazione dedicata, quindi costa meno ma non rinuncia praticamente a niente. L'unica cosa a cui rinuncia è la base di ricarica per il telefono, alla base di ricarica wireless. Obiettivamente, se insomma questa è la rinuncia per farla costare tanto meno, ben venga. Osserviamo dettagliatamente a livello di ingressi ed uscite cosa offre questa centrale. Intanto accendiamola, osserviamo il display semplice con percentuale di ricarica, adesso siamo al 100%, output input e la stima di la proiezione di carica rimanente a livello di tempo, quindi adesso ci sta segnando 22 giorni perché è tutto spento. Tutte le prese sono protette da dei tappi impermeabili. Qui abbiamo 2 prese USB Type-C da 100 watt, 2 prese USB-A da 18 watt, quelle blu per intenderci, e 2 prese USB-A da 12 watt, quelle classiche, quelle più vecchie. Tutto si può attivare tramite dei pulsanti. Qui abbiamo l'uscita dell'accendisigari e doppio jack 12 volt 10 A. Qui sotto invece abbiamo le uscite delle Schuko, 4 uscite per la presa Schuko, come leggiamo 2500 watt, massimi 10 A.
Quindi abbiamo veramente tante uscite. Sul lato sinistro abbiamo le prese d'aria laterali e un portello che si apre tramite pressione e ci sono due jack per l'espansione dell'impianto, quindi questo impianto è espandibile e questa è una cosa molto positiva. Quindi da questi 2 kWh lo potremo portare a una capacità maggiore. Sul lato destro invece abbiamo sempre un portellino e le griglie di areazione ed abbiamo la presa per la ricarica dalla corrente di rete, un breaker in caso di malfunzionamenti e l'ingresso per il jack del pannello fotovoltaico. La tensione in ingresso è di 12-150 volt, il range, e corrente di 13 A massimo. Cosa riusciamo a far funzionare con 2,5 kW di potenza nominale? Tutti gli elettrodomestici di casa, e qualcuno di quelli più potenti lo possiamo utilizzare anche abbinato a qualcos'altro, perché normalmente gli elettrodomestici più energivori che abbiamo in casa consumano circa 1,5 kW. Adesso vi faccio vedere giusto la prova con l'asciugacapelli. Alla massima potenza abbiamo 1356 watt in uscita. Vi dico già che l'ho testato in vari modi e funziona tutto molto bene, ma adesso andremo a fare un test secondo me più interessante, così sollecitiamo proprio il massimo potenziale di questa centrale e proveremo a ricaricare parzialmente ovviamente l'auto elettrica. Ma prima di ciò vi voglio far vedere anche un altro accessorio che secondo me è una bomba da abbinare a questa centrale. Qui invece abbiamo SP039, è un pannello fotovoltaico veramente notevole. Sono 600 watt di pannello fotovoltaico pieghevole. Penso che sia il pannello pieghevole più potente in circolazione. Guardate, è veramente piccolo considerando la potenza che è in grado di offrirvi, e anche abbastanza leggero, quindi si può trasportare anche abbastanza facilmente. Ve lo apro, faccio vedere com'è. Dietro vabbè abbiamo la tasca dove ci sono i suoi accessori, il cavo e vari jack per appenderlo, per utilizzarlo come meglio preferiamo. È uno strumento molto versatile. Ed è davvero notevole come si apra in modo molto rapido. 600 watt sono tanti, 600 watt riuscite a produrre una notevole quantità di energia e come avete visto è veramente immediato sia ad aprire che da richiudere. Quindi è un pannello che si può utilizzare davvero all'occorrenza quando vi serve. Davvero semplicissimo. Come vi ho già detto, io credo che questo sia, a livello di potenza e leggerezza, forse il miglior pannello che c'è in circolazione. Quanto è in grado di produrre? 600 watt, anche questa è la potenza nominale. Se riuscite a orientarlo bene, potete arrivare tranquillamente anche ai 500 watt, magari qualcosina di più, considerate magari 4,50, comunque di corrente ne producete parecchia. Vi dicevo, adesso vado ad utilizzare la centrale per caricare parzialmente l'auto, così la portiamo al limite del suo potenziale, faremo scattare anche l'inverter, lo porteremo oltre il suo limite di potenza nominale. Una prova che avevo anche fatto è la ricarica dell'auto con il pannello fotovoltaico. Questo pannello lo potete tranquillamente mettere sull'auto, è largo praticamente come un'auto e quindi ve la va a coprire
come un telo praticamente, quindi potrebbe essere anche un'idea, però poi vi spiegherò meglio. Questa cosa è fattibile ma fino a un certo punto. Come vi dicevo, vi mostro, giusto a titolo dimostrativo, esemplificativo, l'applicazione di questo pannello sull'auto. Vedete che la cosa è del tutto fattibile, si fa anche rapidamente, e se noi lasciassimo la macchina al sole tutto il giorno, una decina di ore, considerate 450 watt di produzione, 500 per 8 ore, facciamo 500 watt per 8 ore, 5 per 8, 44 kWh. Ovviamente non ricarichiamo tutta la macchina, facciamo 4 kWh, vabbè, siamo proprio ottimisti, ma anche se sono 3 kWh un giorno sono 3 kWh, se la lasciate fuori 2 giorni sono 6, se la lasciate fuori 3 sono 9. È come avere una pompa di benzina che eroga un flusso molto lento e che vi va a riempire il serbatoio. Questo in teoria, dico in teoria perché il problema non è il problema dell'impianto, ma il problema è dell'auto. La mia auto ricarica minimo ad 1 kW, quindi se noi produciamo 500 Wh e l'auto la ricarichiamo a una potenza minima di 1 kW, ovviamente non riusciamo a starci dietro. Avremmo dovuto avere una potenza di ricarica di 400-500 watt per poter starci dietro, perché poi dopo un po' la centrale è carica, colleghiamo il pannello fotovoltaico, la centrale va a caricare l'auto, ma non riesce a starci dietro, quindi si scaricherà prima la centrale e quindi la centrale morirà, non riusciremo poi ad erogare costantemente l'energia necessaria per ricaricare lentamente l'auto. La centrale si caricherà una volta morta, si staccherà la ricarica dell'auto, si continuerà a caricare la centrale, ma dovremo andare a gestire manualmente il tutto riattivando la centrale. Però è un peccato perché, vedete, alla fine il sistema potrebbe anche funzionare, quindi è un'idea magari per il futuro, chissà, chi può dirlo. Adesso andremo ad effettuare questo test di ricarica dell'auto, è più o meno come avere una piccola tanica di benzina per mettere dentro un paio di litri. Partiamo con la minima potenza di ricarica che è 1 kW, quindi adesso attiviamo. Ecco, in questo momento siamo in ricarica, la centrale sta erogando 2 kWh, vediamo se riusciamo a aumentare la potenza. Siamo a 2,3 kWh. Mi avvicino col microfono per farvi sentire la rumorosità della ventola, che è molto silenziosa in realtà. Siamo a 2005 adesso, 2005, stiamo sforando leggermente la sua potenza nominale, già così teoricamente potrebbe già staccare perché siamo già oltre. Noi adesso la forziamo, la portiamo a 12 e la facciamo staccare. Ecco, siamo a 2007, quindi teoricamente tra un po' dovrebbe saltare. Beh, tiene bene, sta tenendo molto bene. Tiene molto bene a 2007, non sta staccando. Vediamo, saliamo a 13 ampere. Ecco qui, l'abbiamo fatta saltare e va bene così, perché a noi interessava proprio vedere che scattasse oltre la sua potenza nominale. 2700 watt li regge comunque bene per diversi minuti. Torniamo sugli 11 ampere e continuiamo a farla caricare adesso fino
alla fine. E speriamo di riuscire a concludere il video senza essere travolti da una tempesta di grandine, perché guardate che brutto tempo che sta per arrivare. E per l'appunto, prima di essere travolti da una terribile tempesta, d'altronde quest'anno è così, vi faccio vedere brevemente l'applicazione di AllPowers. Ci colleghiamo in Bluetooth in questo caso, non in Wi-Fi, e vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco qui la nostra applicazione. L'applicazione è veramente molto semplice, vedete ci dà la percentuale residua, la stima del tempo residuo, quindi 25 minuti perché stiamo andando alla massima potenza, stiamo viaggiando oltre 2,5 kW senza alcun problema, e poi possiamo selezionare le modalità di ricarica, come vi dicevo, mute, standard o fast dalla rete domestica, modalità eco e il tempo di spegnimento automatico nel caso non ci fossero carichi connessi, quindi possiamo impostare 1 ora, 2 ore, 4 ore, 6 ore e comandare le uscite. Quindi adesso abbiamo acceso praticamente tutte le uscite, possiamo spegnerle e quindi possiamo semplicemente gestire da remoto tutto quanto in modo molto semplice, senza fronzoli, un'applicazione veramente molto basic che fa comunque tutto quello che serve. Un altro paio di caratteristiche importanti da dire su questa centrale: il peso, 27 kg, quindi è una centrale abbastanza pesantuccia, si trasporta abbastanza agevolmente, ma comunque è dedicata a un utilizzo itinerante ma abbastanza stabile, diciamo, quindi come vi dicevo su camper o situazioni di questo genere. Soprattutto ha l'UPS, quindi gruppo di continuità, quindi noi ci colleghiamo con questa centrale a qualche elettrodomestico o a qualche strumento che non vogliamo che salti durante un blackout, quindi che abbia una continuità di funzionamento, quale può essere un computer o anche un apparecchio magari che può servire per alimentare qualche cosa di magari più importanza, più vitale. Questa centrale lo fa, quindi ha tutte le funzionalità che servono. Dunque, qualche conclusione nel frattempo che la centrale finisce di erogare i suoi 2 kWh di autonomia generati tramite il pannello fotovoltaico, quindi sto buttando dentro nella macchina qualche chilometro di percorrenza gratuito. Adesso siamo al 56%, sempre sulla soglia dei 2005, siamo leggermente oltre. Come vi dicevo, allora, conclusioni: è una centrale a cui non manca nulla, ha un'ottima autonomia e un'ottima potenza nominale, un'ottima potenza di ricarica in ingresso dal fotovoltaico e anche dalla rete, quindi ha tutte le caratteristiche che servono per un'ottima centrale, adatta soprattutto secondo me a un camper. Per un camper è perfetta, fate tutto praticamente con questa, per una barca, anche per una baita fate praticamente quasi tutto se non avete troppe pretese, è espandibile, prezzo veramente molto molto competitivo perché poco meno di 1.000 euro per un impianto che, vi ripeto, fino a 2 anni fa costava il doppio, con batterie litio ferrofosfato, applicazione e tutto quanto, quindi assolutamente promossa a pieni voti. E vi lascio tutti i link in descrizione. Ringrazio AllPowers per avermi dato la possibilità di testare questa nuovissima centrale un po' più popolare. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!